stiamo diventando tanti. Questo canale sta diventando appetibile e un'altra azienda si è meritato questo posto. È tanto che sto testando queste batterie perché sono particolari, volevo avere insomma la certezza che potessero entrare in questo canale, in questa serie di video intitolata Di questi mi fido. Ebbene così. Che cos'è questa belva? Ebbene, questa è una cella, è una batteria al piombo ad acido libero da 500 ampere. Questa è 2 volt 500 ampere. Partiamo subito col dire questo. Questo è un canale di energia fai da te. Avete visto nel video precedente ho voluto fare un inizio, una nuova serie che parla di coloro che non sono capaci, hanno paura di fare le cose perché non hanno mai montato elettronica, si avvalgono di un amico elettricista che anche lui magari con le batterie non ha dimestichezza. Ebbene, questa recensione farà parte di questa serie che è intitolata proprio Fotovoltaico semplice economico. Ora, queste sono grosse, sono 500 ampere, 2 volt ogni cella. Si possono abbinare, come avete visto nell'immagine iniziale, e farle diventare 12 volt, 24 volt, 48 volt e 500 ampere, 48 volt. Capite voi che avete qualcosa come 25 kWh di batteria. Ora, qual è la cosa interessante di queste? Perché gli amanti del canale, delle litio, dell'eolico dicono, bene, ma le piombo? Ebbene, è la semplicità. Una delle caratteristiche sappiamo, e questa è una recensione, quindi non vogliamo fare la differenza tra le nickel metallidrato, le piombo, le litio e quant'altro, ma vogliamo parlare di queste. Allora, il vantaggio qual è di queste batterie? Che noi quando abbiamo fatto il pacco batterie abbiamo attaccato quello che dobbiamo attaccare, noi abbiamo ad esempio su 6 celle, 6 di queste abbiamo la 12 volt, 500 ampere, quindi abbiamo 6 kWh all'interno di 6 di queste, 6 kWh e attacchiamo ragazzi il cavo positivo rosso e il cavo negativo nero e abbiamo finito. Non c'è il BMS, l'equalizzatore attivo, tutti i settaggi, le problematiche che le LiFePO 4 hanno. Aspetto positivo. L'aspetto negativo qual è? Che bisogna mettere l'acqua distillata. Ora lo chiamiamo aspetto negativo perché le LiFePO 4 ci viziano, ma la semplicità del montaggio di queste indubbiamente è un'altra cosa. Un altro aspetto è il fatto che se abbiamo 6 kWh per farle durare tanto non possiamo utilizzarle tutti, non possiamo scaricarla al 100%, ma dobbiamo essere conservativi. Ora, il concetto è questo, anche il prezzo, queste costano meno delle LiFePO 4. Ora, non facciamo un paragone perché questa è una recensione, abbiamo già parlato della differenza tra LiFePO 4 e piombo. Queste sono le più longeve perché queste sono le piombo a acido libero, quelle che si aprono i tappi, si mette l'acqua, ma qui il tutto avviene in automatico, non dobbiamo andare a aprire i tappi e svitare perché le connessioni tra di loro sono fatte in modo che questi tappi che hanno la possibilità di attaccare dei tubicini, ebbene hanno un riempimento automatico di acqua distillata. Questo è molto interessante, abbiamo alla fine un impianto semplice, cavo positivo, cavo negativo, arriviamo direttamente all'inverter, c'è attaccato sulle barre equipotenziali il regolatore di carica, facciamo l'impianto che vogliamo, ma in una maniera ovviamente semplice. Questo è questo prodotto, questa è la recensione di questa azienda, perché ho scelto questa azienda? Si sono presentati, Gianni vogliamo essere sul suo canale, va bene, vediamo come sono. Ragazzi, adesso vi descrivo queste batterie. Sono spettacolari, sono quelle che usano anche sui muletti e i muletti tutti i giorni per 10 ore al giorno, sali, scendi, vai, disfa, veramente sono testate, sono provate. In un impianto fotovoltaico dove riceviamo il sole e alimentiamo la casa, queste sorridono perché sono abituate ai motori elettrici dei muletti, decine e decine di ampere che costantemente sollevano i bancali. Queste sono deep cycle, cioè scarica profonda. E vediamo tutti i dettagli di questa batteria dopo l'immagine iniziale. Buona visione. Bene ragazzi, partiamo in quarta. L'azienda
di questa recensione si chiama Forklift. È un'azienda che vende batterie, fa manutenzione a batterie, revisiona batterie, ricondiziona batterie, cioè il loro lavoro è proprio questi bestioni al piombo. E pensate, il titolare, carissimo oramai amico, e l'ho conosciuto perché si era iscritto al canale oramai circa più di un anno fa. Ebbene, lui ha fatto l'impianto di casa sua tutto con queste batterie. Voi direte, è ovvio, sono sue, le vende. Sì, ma non è che gliele regalano. Comunque, lui è in perfetta, totale autonomia off-grid con batterie di questa tipologia. L'azienda, la Forklift, ha ovviamente batterie di capacità inferiore, di capacità superiore, cioè la scelta in funzione del budget e anche in funzione poi di quello che uno vuole realizzare con la sua tipologia specifica di impianto è vasta, cioè potete veramente contattarli. Nella descrizione del canale sotto c'è, nel link c'è praticamente la mail, semplicemente è un'azienda molto dinamica ma anche rispondono rapidamente e lo vogliono fare via mail, cioè voi scrivete 2 righe, io sono interessato a questo, questo e quest'altro, vi contattano, mettete poi il numero di telefono, sarete contattati anche telefonicamente, rispondono mediamente ogni giorno, /2, vediamo un attimo sui festivi eccetera. Il concetto è che è un'azienda molto seria, molto potente e per gli amici del canale, voi ragazzi che non volete avere a che fare con quella che potrebbe essere per alcuni la complessità di alcune tipologie di batterie come quelle a litio che vanno configurate col BMS eccetera, questa può essere una soluzione ideale, cavo positivo, cavo negativo e acqua distillata. Bene, andiamo a vedere un po' le caratteristiche di questa batteria e vediamo un attimo tutti i dettagli in modo che voi abbiate attraverso questa recensione anche l'idea di che cos'è questa batteria nella totalità delle descrizioni. Buona visione, andiamo avanti. La prima cosa che vi dico è della differenza sostanziale, per cui dico sempre che le batterie dell'auto usate nel fotovoltaico si possono fare ma temporaneamente, come ho fatto vedere nell'ultimo video, e la differenza tra queste e queste sta nel fatto, ma è comprensibilissimo, cioè la quantità di metallo, la quantità di ossidi, di diossido di piombo, ossido metallico, piombo metallico e quant'altro all'interno di questa batteria sono tali da farla risultare veramente di qualità. Pensate che nelle piastre singole, perché le batterie al piombo sono composte da piastre affiancate di una batteria per auto, bene, le piastre stesse sono circa 1 millimetro. Ebbene, in queste piastre abbiamo 6 mm, per la precisione 5,8 mm di piastra. Immaginate la differenza tra una piastra di quasi 6 mm e una da 1 millimetro. Quando cominciano a usurarsi, la differenza è sostanziale. Ci sono poi gli elementi che fanno da divisorio tra le piastre e fanno da assorbitore, ma nel contempo devono far passare tutti gli elettroni, eccetera. Quindi 6 mm è una piastra significativa. Quindi già la potenza si capisce dalla stazza di questa batteria. E poi ragazzi vi faccio vedere subito una cosa che voi amici delle litio strabuzzerete gli occhi perché è una cosa fantastica. Guardate i busbar ragazzi. Io li voglio per le litio questi busbar qua. Allora, rame puro, rame 100% all'interno di una sagoma totale di gomma, quindi busbar flessibile con connessione in rame e completamente isolato. Ma non è quello che vorremmo anche noi sulle litio, questo veramente lo metto come punto di favore di queste batterie qua. E poi guardate i bulloni completamente protetti da una copertura in plastica. Ora, in gomma, e questa è plastica gommosa e morbida, non è plastica secca che nel tempo va a creparsi. Quando andiamo a mettere il bullone per chiudere la connessione, guardate che perfezione, cioè non c'è possibilità di fare cortocircuito. Qui viaggiamo proprio, ecco, questo è bello. Peccato che, cioè, per queste batterie ci vuole questo foro grosso, perché se era un foro da 6, io queste le mettevo sulle litio perché la misura è esattamente come quella delle celle delle litio. Va bene, ragazzi, busbar di questo tipo e bulloni così protetti fanno sì che la batteria veramente sia
coibentata, sigillata, protetta. Queste le potete lasciare anche là dove lavorate, o se qualcuno appoggia qualcosa di metallico, non ci sono connessioni vive. Questo è fantastico e già lo sapete anche voi. Questo è il primo aspetto. Passiamo a un altro aspetto fondamentale: come avviene il riempimento di questa batteria. Ebbene ragazzi, coloro che come me da 40 anni che trafficano con le batterie, solo recentemente con le litio, abbiamo usato e strausato batterie piombo di tutte le tipologie. Queste sono le deep cycle, acido libero. Ebbene, quante volte abbiamo dovuto ogni 10, 15 giorni, 20 giorni aprire i tappi, mettere l'acqua distillata? Ebbene, oggi questo avviene tutto in automatico attraverso una serie di cannette che ci vengono provvedute appunto dalla forklift. Ora, cosa succede? C'è una cannettina piccola, sottile, che è questa, che va esattamente a introdursi in quelli che sono i tappi automatici. Quindi questa andrà qua dentro, un pezzettino, perché poi continuerà dall'altro lato. Quindi tutti questi tappi automatici, tenete presente che la batteria viene fornita con questi tappi temporaneamente, che sono quelli di trasporto, dopodiché questi vengono tolti e avete questi altri tappi neri che invece sono quelli per il riempimento automatico con i galleggianti che si vanno a stoppare. Ebbene, con questa cannettina andate a fare le connessioni per batterie 12 volt, 24, 48, a secondo del pacco batterie che volete fare. Dopodiché questo viene connesso a un tubo che vedete qua, un po' più grosso, e questo rimarrà, cioè questo tubetto piccolo tagliato a pezzettini con questo grosso rimarrà penzolante dalla batteria, perché su questo, quando vi servirà, attaccherete la mandata primaria in automatico con un innesto rapido, e quindi sarà connesso a cosa? Al serbatoio, un semplice serbatoio di acqua distillata, il classico bidone che vi viene fornito dall'azienda, che voi tenete pieno. Una volta ogni 10 giorni, 15, 20, un mese, a seconda dell'uso che ne dovete fare, se è continuativo, che se è saltuario, voi andate ad aprire il bidone, vedrete che l'acqua entrerà e passerà da questa rotellina che vi farà vedere attraverso la sua rotazione che sta passando l'acqua, andrà a riempire pian piano tutte le celle, dopodiché la rotellina si ferma. Quando si è fermata avete riempito 6, 12, 24 batterie per arrivare alla tensione che volete voi, e il gioco è finito. Non bisogna più fare come si faceva anni fa. Immaginate anche chi usa queste nei muletti, la sera arriva, apre una volta alla settimana, una volta ogni 2 settimane, e fanno il pieno di acqua distillata. L'acqua distillata costa pochissimo, è un bidone che vi viene già fornito dall'azienda, dalla forklift, lo andate a riempire di acqua distillata e voi con questo andate avanti. È molto semplice, molto automatico, e vedete un apparato di queste batterie in serie connesse con tutti i tubicini, col tubo di mandata primaria attaccato al bidone, apri il rubinetto, chiudi il rubinetto. Sembra complesso, ma è molto meno complesso di altre tipologie di batterie. Ripeto, per coloro che amano la semplicità, cavo positivo e negativo, fine del discorso, e ho una potenza da curare in assorbimento per evitare di mandarle troppo sotto, a questo punto abbiamo fatto un impianto fotovoltaico di livello che utilizza appunto batterie di varie tipologie a secondo di quello che è la vostra disponibilità economica o la vostra richiesta in termini di kilowatt di potenza. Mi raccomando, un'attenzione che dovrete avere queste batterie è il fatto che deve essere spesso o tutti i giorni caricata sempre a pieno. In questo modo abbiamo la possibilità di dargli tutto quello che le ha bisogno per ripristinare tutti gli ossidi, e avremo una potenza massima senza rischio di sulfatazione. Queste non sono batterie che vanno abbandonate lì, vanno sempre lasciate connesse al sole, eccetera. Essendo molto importanti, molto grosse come potessero essere le litio, ovviamente qua bisogna attaccare un impianto fotovoltaico significativo. Se dobbiamo prendere queste da 480-500 ampere, o se pigliamo le 1000 ampere, le 1200, insomma ci sono diverse taglie. Se pigliamo batterie un po' più piccole avremo un impianto dimensionato. Comunque questo avete già visto i video sul dimensionamento dell'impianto fotovoltaico. Questo è importante affinché voi, mentre usate il fotovoltaico per casa, andate a caricare totalmente queste batterie. Quindi in questo caso, poi lo vedrete anche quando le andrò a montare realmente sui video che riguarderanno questo impianto semplice, questo impianto economico, andremo a vedere quanti pannelli e quali, in modo da dimensionare correttamente
il nostro impianto fotovoltaico. Ci deve essere, vi ricordo, una proporzione tra la quantità di pannelli e le batterie, tra le batterie e la potenza dell'inverter, e tra le batterie e quanto consumiamo di notte. Quindi tutto questo va calcolato per avere efficienza, perché se no, se mettiamo un pannellino 2-3 su queste batterie che invece assorbono, è meglio mettere più piccole, se no rischiamo la solfatazione. Viceversa, se pigliamo batterie piccole, tantissimi pannelli, l'abbiamo caricata troppo rapidamente. Questa proporzione la ben descrivo in un video che si chiama Dimensionamento impianto fotovoltaico, sarà descritta ancora nei prossimi video, ci sono anche i webinar e ci sono tutti i messaggi brevi che mi mandate su Messenger. Andiamo avanti. Queste batterie vanno curate secondo il concetto di piombo acido libero, ovvero tutti gli inverter che comprerete, che sia il Bestione arancione o il Voltronic, andate a creare delle programmazioni, dei settaggi, già li avete visti nei video, in modo tale da utilizzare la batteria secondo quello che è la piombo acido libero, che ad esempio sui Voltronic viene, ma anche sui Bestione arancione, viene chiamato lead acid, sarebbe lead acid. Allora, il punto è questo: dovete fare il bulk a 2,4 per cella, poi c'è l'absorption a 2,35 e poi c'è una volta al mese l'equalizzazione a 2,45, cioè 2,45 volt per cella su un impianto 12 volt moltiplicate per 6, perché sono 6 batterie, e così su quello da 24 moltiplicate per 12 e su quello da 48 moltiplicate per 24. In questo modo avete il giusto bulk, il giusto float, che sarebbe poi il mantenimento, gli lasciamo anche il tempo di assorbimento, piuttosto che l'equalizzazione. Questi sono dettagli che possiamo vedere poi insieme e spiegherò bene quando farò gli altri video. Questa è la tipologia di comportamento di queste batterie. In questo modo, se riuscite a fare questo ogni giorno, queste batterie saranno veramente longeve. Ricordatevi che non vanno utilizzate al 100%, ma meno le utilizzate. Questo vale per tutte le batterie, anche le litio. Se utilizziamo le litio al 100% non dureranno 10-20 anni, ma dureranno meno. E soprattutto una cosa negativa delle litio è la temperatura delle LiFePO4, chiaramente non delle titanato di litio. Queste non soffrono la temperatura oltre certi limiti, quindi se le esponete a 25, 28, 30, 35 gradi, queste chiaramente l'ideale è sempre 25-20, però a 35 non soffrono come invece potrebbero soffrire le LiFePO4. Vedete che ci sono tanti pro e contro, anche se tutti ci stiamo spingendo per le LiFePO4 come ottimizzazione e potenza, però questa batteria, questa tipologia ha una sua intramontabile collocazione. Ricordate che le batterie al piombo sono state inventate nel 1859 da Planté, che le fece in piombo solido. Dopo, per via dell'enormità di tempo che ci voleva per formarle, così come si usa a dire in gergo, intervenne un altro francese che si chiamava Fauré, che inventò le batterie con gli ossidi, e in questo modo ci fu molta più rapidità, ma la longevità si venne un po' a perdere con la seconda tipologia. C'è un video nel mio canale dove faccio vedere come anni e anni fa avevo costruito delle batterie a piombo modello Planté, cioè la prima batteria del 1859, ed era un lavoro di diffusione del piombo, di raffinazione del piombo. Dopo avevo creato delle piastre, degli stampi di acciaio inox, insomma, coloro che stanno guardando questo video hanno anche loro anni fa fatto queste sperimentazioni, insomma ci siamo divertiti. Oggi le abbiamo belle pronte, queste Fauré, così come vengono chiamate, e hanno bisogno di questo tipo di uso, però come dicevo un attimo fa, il caldo non è il loro problema, e questo è un aspetto positivo per coloro che, vivendo magari in zone dove non possono metterle litio per questioni di temperatura, questa può essere ed è una valida alternativa alle temperature. Andiamo avanti. Nei test effettuati e consultandomi anche con la forklift, ho visto che ci sono alcune cose che è meglio consigliare. Innanzitutto, queste non vanno compresse come le litio, però vanno mantenute all'interno di che cosa? Di 4 pezzi di legno
che vengono messi sulla parte lunga dove sono le batterie, sulla parte corta vengono avvitati. In questo modo, se le andiamo a comprimere, avvicinare, avremo un cassone che contiene queste batterie in maniera perfetta, senza che nel tempo, motivo della gravità, del surriscaldamento, di quant'altro possa succedere, queste possano spanciarsi. Quindi le andiamo a contenere, come facciamo con le litio che le andiamo a stringere con l'alluminio. Qui bastano veramente 4 pezzi di legno con le quali avvitiamo e abbiamo chiuso le celle nella loro perfetta forma di parallelepipedo. Questo è un fatto importante. Ricordate che le batterie al piombo hanno le connessioni in piombo, non di acciaio inox, quindi quando andate a stringere, tac, abbiamo stretto e basta. Non sono quei dadini da 6 mm che fanno sempre paura. Qui è un dado insomma importante, un bullone importante, scusate, e quindi non abbiamo quella paura. Però è importante, visto che il piombo non è un metallo rigido, andare a stringere nel giusto modo per evitare di spannare. Mi raccomando, questo ve lo dico proprio perché nei test ho visto questa condizione dove chi pensa di stringere i dadi come se stesse chiudendo il dado della ruota di una macchina non va bene. Qua bisogna avere questa accortezza. Del resto, con questi meravigliosi bus bar di rame puro e chiusi nella gomma, ragazzi, qua è una favola. Pulire sempre, importantissimo, con una carta vetrata sottile. E poi, per mantenere le gomme sempre morbide, mi raccomando, quando andate poi ad avvicinare che dovete fare questa pieghettina, fatela progressiva in modo da evitare di fare le pieghe vive. La cosa importante è che queste gomme vanno protette con un po' di grasso di vasellina. In questo modo rimane sempre morbido e non va a seccare la gomma. Insomma, non sono le batterie che si usavano un tempo. Qua è tutto sigillato, tutto protetto, tutto in gomma, uno strato di vasellina e siamo a posto per anni. Ne riparliamo dopo 10 anni. Mi raccomando, nel link in descrizione di questo video, di questa recensione, trovate le mail a cui scrivere, mettete le vostre domande, i vostri dati, le vostre richieste, l'azienda vi risponde rapidamente. Se avete anche domande tecniche, curiosità, eccetera, oltre che dirlo a me sul canale tramite Messenger, potete anche farlo tranquillamente con loro, vi risponderà Marco, il titolare, o i suoi collaboratori. Ragazzi, è un'azienda seria, un'azienda veramente che ha meritato di essere su questo canale. Come oramai dico, sembro tronfio, ma è perché voglio trasmettere questa idea di onestà e di chiarezza. Anche questa recensione è arrivata al termine. Spero di aver soddisfatto tutta la schiera di amici del canale che ancora stanno usando le piombo e che mi scrivono: vanno bene queste AGM, ho comprato queste a piombo, le gel, eccetera eccetera. Bene, qua abbiamo risolto il problema. Se non vogliamo slittare nelle litio, se non abbiamo conoscenze particolari, se non ci piacciono, se abbiamo bisogno di batterie che resistano a una temperatura più alta e fredda, perché queste ricordatevi che lavorano anche fino a meno 10, 15, 20 senza problemi. Quindi ci sono sempre in ogni cosa dei pro e dei contro, anche se la tecnologia si sta spingendo verso le LiFePO4, verso l'etitanato di litio e quant'altro uscirà dal mercato. Ma queste batterie vintage, io le chiamo, sono intramontabili, dal 1859 che mi accompagnano e ancora le uso, e sono qua nel 2022, precisamente a giugno, a fare questa recensione della Forklift. Grazie di aver visto anche questo video, ragazzi, ci vediamo al prossimo, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Have a nice day.